Ciao su Solo Storie Vere, vi do il benvenuto sul mio canale. In questo video vi voglio parlare al periodo successivo all'arresto di Salvatore Riina e cerchiamo di capire che fine abbia fatto il suo archivio segreto, dove c'erano tutte le principali fonti di Cosa Nostra. Prima di partire vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Il 15 gennaio del 1993 è stato arrestato Totò Riina, il famoso e temibile capo dei capi di Cosa Nostra. Una data importantissima per la nazione e le istituzioni, che finalmente erano riuscite a catturare il pericoloso boss di Corleone e di tutta Cosa Nostra. Secondo le deposizioni dei collaboratori di giustizia, capiamo come avvenne lo svuotamento e la ristrutturazione della casa in via Bernini di Totò Riina. Quel giorno si sarebbe dovuta riunire la commissione di Cosa Nostra con tutti i massimi esponenti della cupola, ad unica eccezione di Provenzano. Invece arrivò in commissione la notizia portata da Salvatore Biondo, era l'omonimo del cugino boss del mandamento di San Lorenzo, Salvatore Biondino, che era stato arrestato insieme all'autista proprio suo cugino Biondino. Giovanni Brusca ha raccontato che a quel punto si recarono insieme a Leoluca Bagarella all'officina di Michele Traina per avere conferma della notizia e ulteriori informazioni su come fosse avvenuto l'arresto e soprattutto di capire cosa fosse successo alla famiglia di Riina. Brusca dice che non sapeva l'esatta posizione della casa, ma sapeva che era nella zona dell'uditore e che gli spostamenti se ne curava Pino Sansone. Così incaricarono Michele Traina ad andare a vedere se nell'abitazione di Salvatore Biondino c'era in atto la perquisizione della casa. Quando fu poi verificata la perquisizione, Brusca e Bagarella incaricarono Giovanni Sansone, che era il genero di Salvatore Cancemi e cugino dei fratelli Sansone, che avevano curato la latitanza di Rina fino a quel momento. L'incarico era quello di mettere a riparo la moglie e i figli di Rina e di far sparire tutte le tracce che potevano essere riconducibili al boss, per poi contattare Antonino Gioè e Gioacchino La Barbera. Fu infatti poi Giuseppe Sansone ad accompagnare da Gioè e La Barbera la famiglia del boss, i quali li portarono alla stazione a prendere un taxi per rientrare a Corleone. Ora era il momento del covo, del quale si occupò sempre Giuseppe Sansone. La preoccupazione era quella che da un momento all'altro le forze dell'ordine avrebbero fatto irruzione nel covo. Invece, col passare dei giorni, avevano avuto la possibilità di far intervenire una ditta edile e addirittura fecero interventi di pulizia e ristrutturazione della villa. Sempre Brusca ha raccontato che Gioacchino La Barbera, che era in contatto con Sansone, gli disse che avevano salvato il salvabile, la biancheria e i vestiti li avevano bruciati, mentre oggetti di valori furono consegnati a Giusto di Natale. Sistemata la famiglia e la villa di via Bernini, Brusca racconta che insieme a Bagarella e altri esponenti della cosca eh, volevano sapere come si era arrivati alla cattura di Riina e quando uscirono le prime notizie sulla collaborazione di Baltuccio Di Maggio ne parlarono insieme agli altri esponenti, ma poi successivamente, tramite i Vitale della famiglia di Partinico, si era venuto a conoscenza che un certo Salvatore Bugnano, che era uno vicino alle famiglie dei Coppola, ma soprattutto di Francesco Lo Iacono, era un confidente dei carabinieri. Così incominciarono a sospettare che Di Maggio era solo una copertura, ma era stato Brugnano a tradire il boss. Infatti collegarono le varie informazioni. Vediamo quali, sempre tramite le confessioni di Brusca. Riuscirono a collegare che il Lo Iacono conosceva Raffaele Ganci e il figlio Domenico, i quali erano uomini di fiducia di Rina e ne conoscevano l'abitazione, e già questa informazione sarebbe potuta arrivare a Salvatore Brugnano. Inoltre la famiglia Lo Iacono e quella dei Coppola erano uomini di Provenzano, il quale nell'ultimo periodo aveva avuto una spaccatura con Rina, per via della gestione degli affari e di quel programma stagista. Per quanto riguarda poi la questione che Riina avesse dei documenti segreti, scopriamo sempre tramite i collaboratori Brusca, Antonino Giuffre e Michelangelo Camarda che questi documenti possano essere veramente esistiti. Giovanni Brusca ha raccontato che Riina aveva sempre consigli appunti e i conteggi dell'attività,
e che segnava tutto su un block notice e che lo considerava il suo ufficio volante, e c'erano segnati anche i profitti degli appalti pubblici, dei stupefacenti e delle estorsioni, e che questa documentazione la conservava in casseforti o in bobbole di gas e le trasportava con sé a ogni trasloco. Antonino Giuffre, invece, ha dichiarato che Rina scriveva sempre appunti in relazione alle riunioni che facevano, ai profitti e agli appuntamenti. Inoltre aveva una fitta corrispondenza con Provenzano e gli altri esponenti dell'organizzazione tramite i pizzini. Nessuno dei collaboratori però ha mai visto più questi documenti dopo il suo arresto. Brusca ha detto che forse sono stati bruciati dalla moglie per via delle regole dell'organizzazione. Giuffre invece ha dichiarato che ha parlato sia con Benedetto Spera e con Provenzano e che i due gli abbiano detto che per fortuna non sia stato trovato nulla e che Provenzano abbia detto inoltre che temeva che fossero finiti nelle mani di Matteo Messina Denaro. Ora, con il suo arresto, vedremo cosa succederà. Michelangelo Camarda invece ha dichiarato che La Rosa e Di Maggio, che nel frattempo, pur collaborando con la giustizia, aveva messo su un nuovo gruppo per riprendere potere. Avrebbero detto che Gioacchino La Barbera gli abbia riferito che per quanto riguardava lo svuotamento della villa era stato Sansone, il quale era riuscito a portar via una cassaforte dal muro e murare il vano che la conteneva. Ora, in relazione alla mancata perquisizione, Mario Santo Di Matteo ha dichiarato che Di Maggio gli ha detto che erano stati addirittura i carabinieri a portar via i documenti. Anche Giusy Vitale, sorella del boss di Partinico, ha dichiarato che ha sentito parlare Brusca con il fratello Vito dell'esistenza di questi documenti segreti di Rina, dicendo che se la perquisizione sarebbe stata fatta sarebbe successo un finimondo. Come possiamo aver capito, la mancanza perquisizione di via Bernini, per come hanno riferito i collaboratori, ha suscitato dubbi, interrogativi, stupore anche all'interno di Cosa Nostra. Documentazione che non si sa ancora ad oggi se fosse esistita veramente o in che mani sia finita. Ora, con l'arresto della Primula Rossa, Matteo Messina Denaro, vedremo se questi documenti usciranno fuori. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti ringrazio di avermi seguito fino a qui, iscriviti al canale per aiutarmi e sostenermi, spero di vederti presto nel mio canale.